Pur essendo consapevole di violarne sia la prima che la seconda regola, oggi voglio parlare di Fight Club. E voglio iniziare dalla domanda che tutti quanti ci siamo sempre chiesti riguardo a Fight Club. Quanti peni ci sono e quante ghiandole mammarie? Per la serie Come capire un'opera d'arte, cerchiamo di scoprire perché Palahniuk e Fincher pensano che l'emasculazione porti allo squadrismo. Negli anni '80 nel cinema americano si comincia ad assistere ad una progressiva assenza del padre. Sempre più sono i film in cui nel quadro familiare il padre o è assente o è una figura debole. Pensiamo a E.T., Karate Kid, The Lost Boys. Lo stesso Esorcista, seppur degli anni '70, comunque anticipa un filone che poi sarà quello della famiglia separata, senza padre. Diventa quindi automatico che quella generazione di adolescenti degli anni 70-80 si ritrovi come trentenni nel 1999 ad affrontare ancora gli strascichi di quel problema lì. Sia che i padri fossero deceduti o assenti per colpa del lavoro o deboli per colpa della mancanza di lavoro, oppure semplicemente assenti perché il divorzio aveva portato le famiglie a smembrarsi e di conseguenza il padre era lontano. I genitori maschili vengono mostrati sempre più come figure senza influenza all'interno della famiglia e Fight Club nasce secondo me su questo presupposto. Infatti il personaggio di Edward Norton, mentre Tyler Durden si fa il bagno e parlano di che cosa i rispettivi padri si aspettavano da loro come figli, dice che ha fatto tutto il percorso che il padre gli aveva chiesto e poi conclude dicendo: trovo un lavoro, lo chiamo e gli chiedo e quindi? E ora? E lui dice: non so, sposati. Edward Norton commenta dicendo: io sono un ragazzino di 30 anni, non so se un'altra donna sia qualcosa di cui avrei bisogno. Un'altra donna sia qualcosa di cui avrei bisogno. Brad Pitt continua nello scantinato e dice una frase che secondo me è simbolica di tutto quanto il film. What you see at Fight Club is a generation of men raised by women. Quello che vedete a Fight Club è una generazione di uomini cresciuti da donne. Ed è proprio questo quello di cui voglio parlare. Quanti uomini ci sono in Fight Club e quante donne? Nel film Fight Club ci sono moltissimi uomini e una sola donna. Non teniamo conto di tutti i personaggi secondari, parliamo di personaggi principali. Ma nonostante tutti i personaggi maschili che costellano la galassia Tyler Durden, David Fincher sceglie di aggiungere iconografie ulteriori di falli. Non falli calcistici, di falli. O protesi di falli. Andiamo un attimo in ordine cronologico e cerchiamo di analizzare il film in base al rapporto maschile-femminile. Fallo, ghiandola mammaria. Iniziamo con il protagonista con in bocca una canna di pistola. Più fallico di questo io non riesco a immaginare niente. Il protagonista va a visitare un centro di autoaiuto per uomini con cancro ai testicoli. Letteralmente uomini senza palle. Qui conosce un personaggio che dopo vorrei approfondire. Il suo nome è Robert Paulson. Bob ha delle enormi tettone. Un uomo senza palle e con le tette. Ed è in questo momento che comincia la vera dissociazione del protagonista. Spoiler alert. Dopodiché conosce Marla Singer che è l'unico personaggio veramente femminile del film. Fincher sceglie di non utilizzare una bellezza provocante e femminile, ma decide di tirare un po' indietro quella sorta di purezza leggermente malata che è caratteristica di Helena Bonham Carter. Compare il primo fallo, la prima protesi di fallo, nel momento in cui la valigia del protagonista viene fatta brillare perché all'interno c'era qualcosa che vibrava. Dice l'uomo dell'aeroporto: alcune volte è una bomba che fa scattare l'allarme, molte volte è un dildo. Un dildo fa brillare la valigia del protagonista, che successivamente perderà tutto quanto nello stesso modo, con un'esplosione. Ricordiamo come Tyler Durden tra i tanti lavori faccia anche quello del proiezionista notturno
e il motivo principale per cui lo fa, Tyler Durden inserisce grossi falli tratti da pellicole pornografiche all'interno dei cartoni animati che fa vedere alle famiglie durante le proiezioni. Quando Tyler va a salvare Marla che si è strafatta di Xanax, accanto a lui si trova un enorme dildo rosa, un po' dondolante, tipo gel, vede alla botta e questo dondola, e Marla dice: "Don't worry, that's not a threat to you." Non ti preoccupare, non è una minaccia per te. Dopodiché Tyler e Marla fanno sesso, tanto sesso, tantissimo sesso. Marla fa un avance al protagonista e lo fa mettendo la mano vicino alle mutande del protagonista e strofinando soltanto le mutande del protagonista. È una scena incredibilmente pura, come Fincher riesca a dare l'idea di leggerezza del gesto. Dopodiché Marla chiama perché pensa di avere un nodulo al seno e lei si fa palpare i seni da Edward Norton, che però non reagisce in maniera assolutamente sessuale, anzi è quasi infastidito. Che cosa succede non appena Norton esce dalla scena in cui era infastidito dai seni di Marla? Incontra di nuovo Bob, Robert Paulsen, l'uomo senza palle con le grandi tette. Bob gli dice che ha trovato un nuovo gruppo che è molto meglio del gruppo di quelli senza testicoli per via del cancro. Poco tempo dopo lui rifiuta Marla definitivamente e la manda via. Quando il gruppo sequestra il capo della polizia, la minaccia che gli portano è quella di tagliargli i testicoli utilizzando un elastico. E qua non è niente di fallico, ma i testicoli e il taglio dei testicoli sono rappresentativi. Il protagonista sfigura di botte il membro maschile dall'aspetto più femminile, con l'idea di voler distruggere qualcosa di bello. Se tu prendi Jared Leto, che ancora non era il cantante dei 30 Seconds to Mars, ma era un attore, aveva un paio di bei film all'attivo, però aveva questa espressione molto femminile che David Fincher trasforma tra l'altro in biondo platino, e il protagonista lo massacra di botte e lo sfigura perché, sembrandogli femminile, anche se non lo dice, vuole distruggere qualcosa di bello. Muore Bob. Nel momento in cui muore Bob, noi entriamo nel terzo atto. La parte finale vede che il protagonista ha di nuovo la pistola in bocca, la canna della pistola in bocca, e siamo di nuovo all'inizio, e lui si infila la pistola in bocca, sicuro della sua mascolinità a questo punto, e tira il grilletto. Finisce con un grosso fallo che noi vediamo, che Fincher decide di mettere alla fine della pellicola e farlo vedere a tutto il pubblico. Quindi qua succedono due cose: da un lato gli organi maschili, dall'altro le ghiandole femminili. Ma allora perché Fincher decide di utilizzare così tante icone di falli e surrogati di tali in una storia che già è costellata di maschi e di parti maschili? Fondamentalmente perché tutti gli uomini che ci sono non li hanno ed hanno bisogno costante di sentirsi ricordare che sono uomini. Sì, uomini è quello che siamo. Fincher decide di volerlo ricordare costantemente anche a noi spettatori. Stiamo parlando di una generazione di uomini che legge seduti sulla tazza del cesso i cataloghi di Ikea, tenendoli in verticali come se fossero i paginoni centrali di Playboy, mentre invece le due paia di ghiandole mammarie, quelle veramente femminili e quelle di Robert Paulsen, sono il trait d'union tra il plot, la psicologia del personaggio e il tema. Bob, come anticipato, inizia la storia, compare nel pieno del dramma a metà del secondo atto, quando ricorda che è meglio il Fight Club del gruppo di autoaiuto, e poi chiude il secondo atto e proietta il protagonista nel terzo con la sua morte. Questo fa sì che la morte del grosso popputo aiuti il personaggio a cercare di voler fermare gli atti terroristici organizzati dal suo alter ego. Bob è una divinità, è un ermafrodita che, come nell'antica mitologia, aiuta il personaggio nei passaggi chiave della storia. E il fatto che sia una divinità viene ovviamente ripreso in maniera brillante nel momento in cui la morte di Robert Paulsen diventa un esempio di morte. Non è morto uno qualsiasi, è morto un uomo senza palle e con le tette.
è morto noi, la generazione di cui loro stanno parlando. I maschi di quella generazione non hanno riferimenti maschili, hanno costantemente bisogno di sentirsi rassicurati nella loro mascolinità e per farlo sono anche disposti a menarsi a vicenda in scantinati e a gioire di questo, per compensare la loro mancanza di palle. Maschi che si ritrovano a vestirsi di nero e a rasare a zero e obbedire al loro capo ciecamente fino al livello della stupidità, pur di compensare la loro emasculazione.